Ciao a tutti e bentornati sul mio canale YouTube. Oggi è sabato e quindi siamo pronti per il nostro workout. E come l'altro sabato io mi allenerò con voi e le modalità di questo allenamento saranno molto simili all'ultimo che abbiamo fatto. Svolgeremo ogni esercizio per un minuto e l'allenamento durerà in totale 15 minuti. Io mi allenerò con voi dall'inizio alla fine, quindi sarà una sfida bellissima. Sono sicura che vi piacerà molto perché ho incentrato tutto questo workout sui glutei. Ho ricevuto molte richieste di mostrare un allenamento in cui si potessero lavorare i glutei ma senza forzare tantissimo le ginocchia con il famosissimo squat. Quindi ho preparato questo workout che, devo dire, all'interno dei miei allenamenti, le mie allieve lo sanno bene, non manca mai perché noi lavoriamo tantissimo i glutei anche da terra e con esercizi a terra. Oggi quindi ho preparato una compilation, ve li mostro. Questi sono alcuni degli esercizi che io propongo nelle mie lezioni e sono esercizi che io sto svolgendo come pane quotidiano proprio per riprendere. Chi ha visto il video della mia intervista sa bene che un brutto incidente ha interrotto la mia carriera e quindi sto ricominciando a muovere i miei primi passi da circa un mese e mezzo. E questo tipo di allenamento sono veramente per me, come dicevo, pane quotidiano, perché stanno proprio ricostruendo la mia memoria muscolare, mi stanno ridando la giusta impostazione, mi stanno aiutando tantissimo alla stabilizzazione e al potenziamento del core, quindi della nostra fascia addominale, lombare, glutei. Io credo che questo sia fondamentale e quindi lo sto condividendo con tutti voi sperando di aiutarvi. Andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Iniziamo subito con le istruzioni per l'uso. Vi servirà sicuramente un timer, va benissimo quello del cellulare come il mio in questo momento, perché appunto ogni esercizio andrà ripetuto per la durata di un intero minuto. Non ci saranno pause, quindi non avremo tempi di recupero. Dal primo al 15° minuto svolgeremo tutto il workout di continuo. Io lo farò insieme a voi, quindi sarà molto faticoso, già lo so, sarà intenso, però andremo proprio a lavorare sulla resistenza e sulla tonificazione. Non vedo l'ora di iniziare. Cominciamo! Allora, siamo pronti per iniziare il nostro allenamento. Come vedete sto utilizzando un tappetino, quindi qualora non lo aveste e desiderate acquistarlo trovate il link in descrizione. I primi 3 esercizi di questo allenamento saranno svolti in piedi, quindi se avete dei problemi seri e gravi alle ginocchia sentitevi liberi di saltare questi primi 3 esercizi e utilizzate un riscaldamento dei miei video di allenamento pubblicati in precedenza, va bene qualsiasi tipo di riscaldamento. Del primo, del secondo, quello che volete, l'importante è che vi scaldiate un po' per conto vostro, perché questi primi 3 esercizi servono proprio a aiutarci con la circolazione, a preparare un pochino il muscolo, a pompare un po' di sangue e quindi a riscaldarci per affrontare poi il workout. Quindi mi raccomando, saltate questi 3 esercizi se avete dei seri e gravi problemi alle ginocchia e, come vi ho detto, recuperate un riscaldamento dei miei video. Iniziamo subito, partiamo quindi con il nostro timer. Impostiamo, partiamo da 0 e cominciamo il primo minuto con i nostri jumping jacks, che sono fantastici per scaldarci. Iniziamo. Ricordatevi di respirare. Quando saltate mandate l'impulso proprio verso l'alto. Mi raccomando, stendete bene anche i piedi. Respirate, perché mentre vi allenate la respirazione è fondamentale e vi aiuta. Ancora. Cambio squat e salgo sui polpacci, cioè salgo sulla mezza punta, quindi lavoro anche i polpacci. Mi raccomando,
Andate in accosciata completa. Le braccia vanno verso l'alto, le ginocchia seguono la linea dei piedi, quindi leggermente aperti. Ancora qualche secondo, spingo bene sui talloni e fuori l'aria quando salgo. Cambio, allora mi siedo, poggio le mani, stendo le gambe e ritorno, estendo. Appoggio le mani, stendo le gambe, appoggio, ritorno, butto il peso avanti, stendo. Chi non riesce può aiutarsi di lato. Stringete bene l'addome e continuate a respirare. Allora, iniziamo quindi a lavorare a terra. E partiamo, gamba sinistra, kick dietro, piede a martello e spinge verso il soffitto. Mi raccomando, cercate di stare con la fronte parallela al pavimento, così non forziamo la zona cervicale. Inspira ed espira. Cerchiamo di espirare quando spingiamo col tallone verso il soffitto. E dovreste iniziare a sentire i glutei, il gluteo sinistro che brucia. E ritorno. Cambio gamba. Tallone, spinge bene verso il soffitto. Stringi bene addome, esci fuori bene dalle spalle, fronte parallela al pavimento. Stringi bene i glutei. Ombelico spinge verso la colonna. E tallone spinge bene verso il soffitto. Dovreste adesso sentire il gluteo destro che brucia, ma anche il sinistro che ha precedentemente lavorato è attivo. Quindi comincio ad attivare la circolazione a livello locale e lavoro sulla tonificazione. Ancora 10 secondi. Bene, cambio. Apro la gamba e con il ginocchio vado verso il soffitto. Mi raccomando, non ci spostiamo, le spalle sono dritte e rimangono bene in asse. Cerco di non spanciare, ma di tenere anche con la zona lombare. In questo esercizio, a differenza del precedente, la punta del piede è tesa e l'impulso è verso il soffitto. Espiro quando apro la gamba e cambio. Ora sale la gamba destra, ginocchio verso il soffitto. La fatica si comincia a sentire.
Mi raccomando, eseguite l'esercizio con i vostri tempi, quindi se io vado più veloce o se io vado più lenta non vi preoccupate, l'importante è che voi eseguiate l'esercizio in maniera corretta e copriate tutto l'arco del minuto. Ancora 10 secondi, ammetto che è tosto, brucia davvero tanto, ma è molto efficace. E cambio. Quindi adesso vado a eseguire lo stesso esercizio, però slancio in alto come prima e poi di lato. Quindi completo, dietro e di lato, dietro flex, punta di lato, dietro flex, punta di lato. Non è un vero e proprio slancio, è proprio spingo col tallone verso l'alto come il primo esercizio, ritorno e apro ginocchio verso il soffitto, spingo verso l'alto il tallone come un kick, come un calcio e poi apro, kick verso l'alto, apri ginocchio, kick e apro, ultimi 10 secondi e apro. E cambio, comincio dall'altra parte, kick e apri, tallone verso il soffitto, ginocchio verso il soffitto, tallone verso il soffitto, ginocchio verso il soffitto, fronte parallela al pavimento, ancora, stringi, sentitevi liberi di fare alcune pause, se vedete che non ce la fate, rispettate il vostro corpo, i suoi tempi e fermatevi qualche secondo per poi continuare. E ok, adesso cambio posizione, siamo a più di metà allenamento, ci siamo quasi, piano piano attacco vertebra per vertebra, poggio gomiti, mi posiziono così e parto slanciando la destra, piano piano perché stiamo lavorando sulle fibre muscolari, ombelico verso la colonna. In questo esercizio, più che sui glutei, stiamo lavorando sui flessori dell'anca e sull'addome in maniera particolare. Quindi questo serve anche a sviluppare bene tutta la parte avanti della muscolatura, quindi a fortificare il core, ma anche a riprendere un attimo fiato e lasciare un secondo di pausa ai glutei. Cambio gamba, mi raccomando, punte tese, ginocchia tese, aprite bene le spalle, ombelico verso la colonna, non c'è bisogno di strafare, quindi non devo arrivare chissà dove con la gamba, l'importante è che sia tesa, mi sta bene anche qua. Respira e fuori. Ultimi secondi, poi ci posizioniamo di lato, respirate, apro bene le spalle, ombelico verso la colonna e cambio, mi appoggio sul fianco, mi raccomando sto fuori, quindi non mi appoggio nella spalla, sto bella sostenuta, stringi bene l'addome e piano piano faccio questi slanci
laterali. A destra faccio molto piano perché ho un piccolo stiramento alla gamba destra che mi sono provocata durante gli allenamenti di danza aerea, e quindi a destra ci vado piano, però slanciate comunque la gamba. Lavoriamo con questa parte qui. E cambio, vado dall'altro lato, sto fuori dalla spalla, respiro e parto. Gambe belle tese, così lavoriamo sia sull'addome sia sul gluteo, sul quadricipite. Stendo bene la punta. Siamo quasi a 13 minuti di allenamento ininterrotto, quindi la fatica si inizia a sentire. Come vedete anche io mi prendo delle piccole pause per respirare. Fatelo anche voi, piuttosto che farvi male ed eseguire l'esercizio in maniera scorretta. Continuate a respirare e cambio. Adesso schiena a terra, vado in bridge, sollevo la gamba destra e spingo verso l'alto. Le braccia sono lungo i fianchi e i palmi sono verso terra. Respiro e su. L'impulso è sempre verso l'alto. Spingo tallone verso l'alto, stringo i glutei e vado bene in bridge. Ultimi 20 secondi. È faticoso, siamo quasi giunti al termine, quindi non mollate. 6 secondi. Cambio, respiro e parto. Fuori l'aria quando salgo, spingo bene con il tallone verso il soffitto. Gamba è bella tesa verso l'alto. Stringo bene i glutei, ombelico verso l'addome, fuori l'aria quando sto sotto sforzo. Mento verso il petto. Ultimi 10 secondi, non molliamo. 5 secondi e stop. Il nostro circuito è terminato. Adesso che abbiamo terminato il nostro workout possiamo farci una breve chiacchierata. Innanzitutto mi preme sapere come state e come sta andando il vostro percorso. Io, come sapete, sono a poco più di un mese di allenamento costante. Come vi dicevo, la costanza è davvero tutto, quella che non ero riuscita ad avere in passato, e quindi non riuscivo poi a progredire con appunto nel mio percorso. In questo momento mi comincio a sentire davvero meglio, sento che il mio corpo reagisce e sento di lavorare, ma sento anche di rispettarlo, e questo è davvero bello. Mi comincio a sentire anche più felice e di nuovo, Sara, sto ritrovando un po' me stessa. Mi auguro che anche per voi sia lo stesso e ci tengo davvero a saperlo, perché altrimenti non avrebbe senso fare questo percorso insieme. Quindi mi raccomando, scrivetemi e parlatemi, raccontatemi di voi, di come vi sentite, dei progressi dell'allenamento, di che effetto fa l'allenamento al vostro corpo, come rispondete a questo tipo di allenamento. Fatemi davvero sapere.
Come vi ripeto sempre, vi ricordo che questi video saranno sempre disponibili su questo canale YouTube, quindi potrete consultarli ogni volta che ne avrete bisogno e ogni volta che dovrete poi andare a svolgere il workout. Vi ricordo, anzi vi consiglio di sfruttare l'opzione dei capitoli, quindi della suddivisione in capitoli, quindi vi ricordo come si fa: aprite la descrizione del video, sotto alle spiegazioni appunto circa il video troverete un minutaggio in blu. Se cliccate sul minutaggio, in corrispondenza ci sarà anche la voce dell'esercizio corrispondente. Ecco, cliccando andrete proprio in quella parte specifica di video. Quindi non so, questo è utile in un'ottica in cui magari dovete riguardare un esercizio, dovete rivedere lo svolgimento, quindi ve lo volevo ricordare per facilitarvi la visione degli allenamenti e la scorrevolezza del workout. Come avrete notato, se state seguendo i miei allenamenti, avrete visto che i primi 4 workout che ho pubblicato sono stati proprio un inizio, quindi uno spianare un po' la strada e iniziare poi in questo quinto e sesto allenamento a lavorare in maniera un pochino più mirata e cercando di spostare un pochino il nostro limite sempre un pochino più avanti. Quindi i primi 4 allenamenti erano più lenti, in cui riuscivamo a percepire e ad ascoltare bene il nostro corpo, a modularci bene. In questi allenamenti dobbiamo sempre ascoltarci e comunque rispettarci, però possiamo misurare i nostri limiti. E quindi io consiglio di fare questo allenamento come quello precedente sempre 3 volte alla settimana, lasciando un giorno di intervallo per far recuperare il nostro corpo. E in questa fase stiamo lavorando in maniera più mirata su alcuni aspetti. La volta precedente abbiamo fatto un allenamento funzionale total body, quindi abbiamo fatto un workout che andava a lavorare un po' su tutto il corpo, e oggi ci siamo concentrati sui glutei. Il prossimo workout avrà un altro focus differente. Questo perché? Perché andiamo a lavorare bene su tutti gli aspetti appunto del workout funzionale, e poi successivamente vi imparerete a conoscervi e imparerete anche a modulare questi allenamenti. Quello che io vi consiglio sarà poi magari di ripetere il quinto, poi il sesto e poi il settimo in una settimana, quindi ogni workout, cioè il quinto, il sesto e il settimo, farli una volta alla settimana, lasciando un giorno di intervallo tra il quinto e il sesto e poi il settimo, in maniera tale da coprire proprio tutto il corpo e lavorare in maniera mirata. In questa fase però, questo workout pubblicato oggi, ripetetelo per imparare a conoscerlo bene e per far attivare bene i glutei. Ripetetelo 3 volte in una settimana, quindi stesse identiche modalità dei workout precedenti, 3 volte in una settimana con un giorno di recupero tra un allenamento e l'altro. Per partecipare dal vivo alle mie lezioni vi ricordo che mi trovate a Roma, alla Dance Emotion in via Viccari 15 in zona Torre Angela. Contattatemi, trovate tutte le informazioni in descrizione. Per chi invece non può partecipare alle mie lezioni dal vivo, perché magari vive in un'altra città, perché è di Roma ma è di un'altra zona, per chi magari non può con gli orari perché sono incompatibili per questioni lavorative o personali, vi invito a visitare il mio sito www.sarastolfi.com e nella pagina servizi offerti troverete un elenco di tutti i servizi che metto a vostra disposizione, oppure potete contattarmi alla mia mail info@sarastolfi.com. Possiamo organizzare lezioni private o di gruppo, se siete, non so, un gruppo di amici o di amiche, e possiamo tranquillamente con una buona connessione organizzare delle lezioni da remoto. Quindi io vi aspetto numerosi, mi raccomando, avete tutte le informazioni per potermi contattare qui sotto in descrizione. Se non l'avete ancora fatto, mettete un bel mi piace a questo video, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche. Iscrivetevi anche ai miei canali social Instagram, TikTok e Facebook e unitevi al gruppo Telegram, mi raccomando, vi aspetto numerosi. Se non l'avete ancora fatto, andate anche a guardare il mio primo videocorso gratuito. Sarà indispensabile per seguire alla lettera tutti gli allenamenti che propongo. Mi raccomando, guardatelo perché l'ho pensato per voi e sarà veramente un regalo gradito. Quindi vi invito ad andare subito a guardarlo sul mio sito www.sarastolfi.com oppure trovate tutte le informazioni qui sotto in descrizione.
Fatemi sapere se vi è piaciuto il workout di oggi, continuate a mandarmi i vostri feedback e le vostre richieste, perché in questa maniera potrò modulare i prossimi allenamenti e sarà davvero un bel percorso affrontato insieme. Vi saluto, grazie per essere stati con me e per esserci allenati insieme.